Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. La settimana scorsa abbiamo visto il montaggio di questo scanner 3D HE 3D Cyclop. Oggi lo andiamo a accendere e vediamo se le scansioni sono di un livello accettabile. Iniziamo subito con la ricerca del software da installare. Ma quasi subito mi rendo conto che la ricerca sarà dura. Dal sito HE3D e dal sito GitHub il software non è più disponibile e nemmeno i firmware per la scheda proprietaria. E dopo svariate ore di ricerche senza risultati mi rivolgo al mio amico Peppe. Anche lui ha uno scanner identico a questo. Sperando che sia stato più fortunato nella ricerca dei software, gli chiedo se fosse possibile mandarmene una copia e lui prontamente mi condivide i file. E ora sono pronto per poter installare e provare questo scanner. Installo subito entrambe le webcam in modo da vedere se funzionano. Installato tutto correttamente, rimuovo il braccetto dietro la webcam Logitech in modo da poterla inserire nello scanner. Sulla struttura non è previsto uno scarico per consentire l'accesso della webcam. Collego i cavi USB e inizio le innumerevoli prove. Inizio i test sul computer con il quale disegno, ma da subito il programma Horus non mi dà la possibilità di utilizzare la webcam Logitech. Dopo svariate ore di tentativi senza alcun risultato, decido di provare con la webcam Tyro. Monto la scocca posteriore per consentirne l'accesso e dopo qualche tentativo la webcam viene vista dal software. Inizio i settaggi e le calibrazioni, ma ogni tanto il programma mi tira fuori degli errori. Sembra quasi che stia funzionando, ma a un certo punto il software decide di smettere di funzionare. Decido quindi di trasferire il tutto su un altro PC e di provare se sono più fortunato. Dopo aver installato il software Horus, testo sempre le due webcam. Anche qui, come per l'altro PC, la webcam Logitech non è possibile utilizzarla anche se l'app fotocamera la vede correttamente. Decido di proseguire i test con la webcam Trust. Provata l'impostazione giusta per far visualizzare correttamente la webcam, iniziano i problemi con la tavola rotante. Nonostante il software riconosca la tavola rotante in movimento, fisicamente la tavola è ferma.
Dopo svariati riavvii del software, inversione del senso di marcia del motore passo passo e scollegamenti e collegamenti della scheda per far resettare il tutto, finalmente qualcosa si inizia a muovere. Finiti tutti i settaggi e le calibrazioni, metto su un tubetto di colla per vedere se riusciamo a estrarre un'immagine 3D. Si vedono distintamente due fasci di laser rosso che colpiscono alternativamente l'oggetto. Sostituisco il tubetto bianco con un oggetto colorato e posiziono intorno dei fogli bianchi per evitare che i laser colpiscano oggetti diversi, creando rumore nell'immagine. E come temevo, dopo vari giorni di test e prove, l'immagine è un insieme di punti senza senso. Rieccoci amici, allora di cose da dire ce ne sono parecchie, sono circa 5 giorni che sto cercando di smanettare con questo accrocchio, però non mi piace per niente e ho preso vari appunti di cose da ricordare perché ci sono parecchi difetti. Per la webcam originale purtroppo non c'è stato niente da fare, l'ho utilizzata solo per avere il consenso al programma per evitare di fargli cacciare il messaggio di installazione dei driver della Logitech, però sono riuscito a far vedere al programma solo la Trust. Quindi webcam originale bocciata, il programma non la vede. Per quanto riguarda il programma Horus è stato difficile reperirlo e difficile installarlo perché in varie occasioni mi ha dato problemi sulle librerie Python, che è il linguaggio di programmazione che è stato utilizzato per realizzare il programma stesso. Il programma Horus non salva i preset, quindi ogni volta bisogna ricominciare a giocare con i parametri per vedere di fargli riconoscere la webcam e per fortuna la scheda proprietaria della macchina non dà problemi di firmware né di nessun altro tipo, almeno questo è quello che ho riscontrato io. Su tutti i siti dove c'è questo prodotto in vendita non c'è la possibilità di scaricare i software, quindi anche comprandolo, pagandolo 140-150 euro, non c'è la possibilità di poter scaricare i programmi per poterla utilizzare. E io ringrazio il mio amico Peppe per avermi fornito tutti i file necessari per poter provare questo prodotto. Un altro problema che ho riscontrato è la piattaforma che non è stabile, come potete vedere è oscillante rispetto ad altri video girati semmai in periodi nei quali il gruppo di programmazione e di supporto era ancora attivo per questo prodotto.
Oggi non lo ritengo un'alternativa valida per poter realizzare qualcosa di concreto, anche perché la scansione sta ancora andando. Come vedete, il risultato non è neanche lontanamente accettabile. Direi che ci possiamo salutare con questa nebbia di punti. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!